Western Electric 274A, valvola rettificatrice e ultimo tassello mancante per il restauro davvero a puntino del preamplificatore fono di Suzumu Sakuma. Ho atteso tanto per trovare un esemplare in buone condizioni, ho misurato bene, dando fiducia al venditore naturalmente, e che non mi costringesse ad aprire un mutuo bancario. Questa è, di tutte le valvole rettificatrici che conosco, quella che probabilmente ha il valore sul mercato più assurdo. Ma quando si fa un restauro, a prescindere dal fatto che suonerà bene, suonerà male, si sentirà o non si sentirà la differenza, a mio avviso, se hai preso la bicicletta devi pedalare. Quindi ho pedalato e adesso, prima di fare un potenziale disastro, dato che il venditore non lo conosco e non posso fidarmi ciecamente, accendo un tester e mi metto in modalità impedenza, resistenza, trova cortocircuiti, a vedere che il tubo non sia cortocircuitato, altrimenti quando lo accendiamo è un disastro. Allora, una valvola come questa ha 4 pin, di cui 2 sono i filamenti. È normale che i filamenti abbiano continuità tra loro, non è normale che ci sia continuità in nessun altro verso, quindi i filamenti sono i 2 pin più grandi e abbiamo continuità. Non ce ne deve essere tra nessun altro, quindi non qui e non c'è. Non qui e non c'è. La valvola è sana, al netto delle sue specifiche più o meno corrispondenti al nuovo, mi auguro di sì, le misure erano ottime. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Questo è il mostro. Push pull di 5691 all'ingresso, push pull di RCA 841 che pilotano un push pull di Western Electric 300B. Mi mancava la rettificatrice Western Electric 274A per l'appunto. Non abbiamo dubbi che oramai l'apparecchio sia proprio questo gioiello qui. E quindi sì, cosa mancava? Mancava soltanto di poter finalmente fare questo. Eccola lì. E ora, incrociando le dita, i filamenti si accendono. Fino a che non accenderemo la nodica non sentiremo che cosa esce. Proviamo. Niente rumoracci. Direi che è un ottimo inizio.
ora ci buttiamo davvero nel mondo Sakuma con il mono e la DL102. Quindi abbiamo un disco Blue Note degli anni 50 o 60, Jimmy Reed di organ, e buttiamo giù il braccio Gray con la Denon DL102. E sentite che roba. Quando parli di dinamica, e di timbro. E prima viaggiavamo su un'Ikeda e una Supex. Nella sua combinazione Quando si parla di valvole rettificatrici entriamo in una parte della componentistica audio dove si possono vedere tanti scettici. Tante persone ho letto dire, ho letto scrivere che non c'è tutta questa differenza, che sono soldi buttati, le solite cose. La valvola rettificatrice è un mistero solamente nell'ambito degli audiofili, dove si inseriscono gli scienziati di turno e iniziano a obiettare. Ma nell'ambito dei musicisti, dei chitarristi, quelli che usano amplificatori Fender, Marshall e tutta quella roba lì con rettificatrice a valvole, nessuno si pone il dubbio del perché e del per come. Tutti sanno perfettamente quanta differenza faccia una rettificatrice, al punto che anche nella mia modestissima esperienza mi sono accorto che sostituire la rettificatrice in un ampli per chitarra tante volte porta dei risultati più eclatanti che non sostituire le valvole di potenza. Mi sta sembrando il caso anche del nostro Sakuma qua dietro, perché effettivamente il cambiamento drastico, incredibile, la pastosità, la ricchezza, la naturalezza dei timbri che è venuta fuori quando ho messo questa Western Electric 274A è stato veramente sorprendente. Quindi ancora una volta questo percorso mi fa avvicinare a dei
misteri non misteriosi, dalle cose conosciute da chi ha esperienza, che fanno stupire, fanno lasciare a bocca aperta e ecco qua. Abbiamo giocato anche con questa e grazie per avermi seguito.